Buongiorno amici del canale! Se vi siete persi la diretta di ieri, nessun problema, ci penso oggi io a illuminarvi. Ieri abbiamo presentato 3 prodotti nuovi, fantastici, che creano un effetto veramente molto di moda e contemporaneo. Che prodotti sono? Un prodotto eccezionale che è una vera ruggine che si attiva con il suo attivatore e che vi creerà la ruggine vera, perché all'interno c'è vera polvere di ferro, su qualsiasi tipo di superficie che voi desideriate. Addirittura un vetro, una plastica oppure una patina più importante su un mobile differente, anche su un muro. Il prodotto è eccezionale perché aggrappa da solo su qualsiasi superficie, ovviamente essendo Magic Paint, senza bisogno di primer, e questa è la vera svolta. Solitamente i prodotti che creano la ruggine hanno sempre una base, un fondo, poi c'è il prodotto della ruggine, c'è l'attivatore e poi c'è qualcosa che sigilla. Ecco, noi oggi vi faremo vedere come ottenere la ruggine vera, semplicemente usando 2 prodotti e sigillandola con un protettivo Magic Paint a vostra disposizione, che sia cera o protettivo. È questo e uno. Ma c'è un'altra novità molto bella. Loro due patine pazzesche che si attivano invece con un semplice alcol, e io qua ho messo dell'alcol a 99 gradi in uno spruzzino. Sono 2 patine molto belle, una l'ho chiamata cannella e una l'ho chiamata alloro perché sono particolari, vanno stese su un colore Magic Paint di vostro gradimento e diventano imprevedibili a seconda di come noi andiamo ad attivarle con l'alcol, e quindi anche qua possiamo sprigionare veramente la fantasia. Ma siccome la regina della vera ruggine, della finta ruggine, del finto legno, di tutto ciò che è imitazione materiali, come avete visto in questi anni nei suoi bellissimi corsi in giro per tutta l'Italia, anche con i finti marmi, è Alessandra, non poteva mancare perché anche lei farà in questi mesi corsi ad hoc con voi per insegnarvi come utilizzare le patine, la vera ruggine, ma anche toni e colori per creare una ruggine semplicemente con i toni Magic Paint. Vieni Ale! Ciao a tutti! I corsi partono subito, sì. Abbiamo già delle date fissate e ovviamente i rivenditori come sempre si fidano di te e non sanno nemmeno che cosa combini, ma ti hanno già detto sì. E quindi sono molto contenta, oggi lavoreremo insieme, ovviamente lei ha studiato con me tutto quello che possiamo proporre oggi, ma ovviamente nei corsi ci sarà molto di più. Il tutorial vi serve per farvi capire il prodotto e per farvi capire la semplicità di utilizzo, e quindi oggi non vi vogliamo far vedere cose troppo complicate anche per non fare, diciamo, un tutorial troppo lungo e complicato, ma ovviamente andando ad un corso che vi insegna ad imitare i materiali come il legno, come il marmo, come tantissime superfici, si può scoprire anche come creare ruggini differenti, anche perché di ruggini ce ne sono tantissime, non ce n'è solo un tipo, vero? Assolutamente. Ma qui creeremo la vera ruggine, quindi faremo vedere come si fa. Partiamo. Devi dire partiamo. Partiamo. Mi raccomando, una cosa fondamentale quando acquistate la ruggine Magic Paint è tenere il barattolo così. Perché ve lo consiglio? Perché ovviamente dentro ci sono dei veri pigmenti metallici che ovviamente per il peso possono crollare, quindi è ovvio che se lo tenete fermo un po' di tempo questo barattolo possa depositarsi un fondo. Questo succede anche nei colori fatti bene. Perché dico fatti bene? Perché se voi prendete per esempio il True Love, il Nuit d'Amour, colori molto pigmentati, molto forti, che hanno una percentuale di pigmentazione elevatissima, possono normalmente creare del fondo, perché sono prodotti che hanno un'alta concentrazione, quindi voi non vi dovete preoccupare, lo tenete al contrario. Dopodiché quando è ora di utilizzarlo lo girate, lo aprite e miscelate bene bene bene. Il tempo di una canzone, sapete che ve lo dico sempre. Mi raccomando, ricordatevi questa cosa, sia che l'acquisto l'abbiate fatto sul sito o dal rivenditore è sempre meglio. E ovviamente anche i nostri rivenditori, sempre meglio che li tengano al contrario. Glielo ricorderemo più volte. Non dovevo chiamarla ruggine, dovevo chiamarla Bastian Contrare. Sei sempre in tempo ancora, no? Tanto ormai siamo abituati ai tuoi exploit. I miei exploit. Giriamo e qua già incontro un pochino di fondo, ma non è un problema perché è normale, dentro c'è polvere di ferro e succede. Quindi guardate qui, questo è un prodotto che ho creato, costruito una settimana fa e ha già un pelino di fondo, ma non succede nulla, è semplicemente pigmento metallico che va a crollare. Quindi io adesso con calma mi metto qui, lo giro bene e nel momento in cui è tutto bello miscelato io ho il prodotto perfetto.
Quindi io oggi su questo pannello vi faccio vedere una cosa un po' particolare, quindi la stesura totale, perché voglio farlo diventare tutto ruggine, e cercheremo di farvi vedere tutto il processo. Perché ci vuole un po', perché la ruggine non è che viene fuori così, la ruggine vera, giusto? E quindi vi metteremo una telecamera su questo processo e cercheremo di documentarvelo tutto per bene. Dobbiamo avere un po' di pazienza. Anche ai corsi. Un po' come quando si fa una torta. Fai Esatto. la torta, devi aspettare che Esatto. lieviti bene. Se hai fretta, non viene bene. Esatto, però questa è la ruggine vera, autentica, e quindi si fa così. Ho girato, partiamo. Hai cantato? Sì. Ok. Mina. Wow, allora verrà benissimo. Ho preso un pennello da 50, il mio barattolino ben girato. Ricordate che anche se dentro vedete dei pezzi, nel momento in cui voi girate si vanno a dissolvere perché i pigmenti di ferro sono molto sottili. Ora stendo in modo pieno ruggine magica su tutta questa tavola. La possiamo stendere una volta o anche due. Ma Elisa, una domanda. Sì. Quanto tempo ci mette questa ruggine, questo ferro a diventare ruggine? Allora, so che lo sai, ma grazie per la domanda, Lo perché so, ci però, servono le sai, domande. Anche in funzione dei corsi comunque Certo. è giusto capire un attimino i tempi. Bravissima. Allora, la ruggine funziona in modo differente in base a umidità dell'aria, secchezza dell'aria, temperatura, stagionalità, superficie. Diciamo un minimo di un'oretta e mezza fino ad arrivare a un massimo magari di 4, 5, 6 ore, ma nel giro di queste 4, 5, 6 ore, spruzzando più volte l'attivatore, si ottiene una ruggine veramente fichissima. E per la stesura di questo prodotto vale un po' la regola dei colori che dici sempre, no? Che quindi anche se lavoriamo in estate, mai al sole diretto, all'ombra, se no secca subito. Esatto, bravissima. È una cosa sempre da ricordare, soprattutto mi raccomando un pennello con una setola di crina un po' rigida, il tutti mi vogliono, lo vale, e tenetelo da qua perché comunque avendo all'interno dei pigmenti ferrosi è molto densa, ovviamente non va diluita perché se ci mettiamo l'acqua facciamo un pasticcio, lo sappiamo già, e ovviamente va stesa il più possibile in modo uniforme se si vuole ottenere una ruggine uniforme, in questo modo sembrerà veramente ruggine. Ora, prima domanda, possiamo velocizzare con un phon l'asciugatura di ruggine magica? Sì. Andiamo, asciughiamo. Ruggine magica asciutta e ora iniziamo con l'attivatore. Spruzziamo. Ale, si sa, più si spruzza e più la ruggine si attiva e ovviamente va spruzzata più volte. Quindi mi raccomando, ora iniziamo a metterla qui sulla nostra superficie. L'attivatore va a indebolire la ruggine che c'è sotto e inizia a fare il suo processo di rugginosità. Ora andiamo sotto la nostra telecamera, lasciamo il nostro pannello lì e andiamo a documentare tutto il processo. Ok. Circa un'ora, da 2 spruzzate di attivatore, questo è già il risultato. Come vedete la ruggine sta già venendo fuori. Non potete gestire la ruggine, ovvero potete sicuramente cercare di avere un risultato più omogeneo e liscio e facendo attenzione a andare lo spray sempre in modo omogeneo. Se invece poi andate a creare delle macchie di attivatore, quindi mettendo quei prodotti in alcuni punti piuttosto che altri, vi vengono fuori questi ballamenti come qua, dove ci sono più macchie di ruggine che si stanno attivando. Qua invece è stato messo, spruzzato in modo molto più omogeneo. Ovviamente ora io non mi fermo, continuo perché voglio vedere fuori una bella ruggine arracciata e posso ancora modificare il mio piano, quindi mi raccomando state lì un pochettino dietro. Quando vedete che inizia ad attivarsi come in questo momento potete ancora lavorarci. Le nostre patine sono qui! Allora cannella, ti piacciono questi toni che ho scelto? Tantissimo, sono proprio i miei colori, guarda, con me hai sfondato un portone questa Benissimo. volta. Sì. E ovviamente sono completamente diversi da qualsiasi tono che esista in casa Magic. Assolutamente Non sì, anche c'è- questo verde non non ce c'è. l'hai e anche questo, per quanto tu abbia già creato dei marroni caldi, un po' rugginosi, questo non c'è Mancava. ancora. Quindi Mancava, in realtà brava. che voi usiate una cera liquida, una cera solida, i colori Magic Paint per creare questo tipo di effetto, solo la patina vi darà questo tipo di tono e questo tipo di effetto. Non avrebbe senso che vi costruisca un prodotto con un tono che già abbiamo. E cosa stiamo a fare? Certo. Giusto?
Io ad Ale ho proposto di creare una base leggermente più materica e lavorata. In questo modo, secondo me, si andrà a lavorare con la patina ancora meglio e si vedrà proprio la patina incastrarsi in tutti diciamo, in tutti i disegni. Questo è uno stencil molto bello che si chiama Delabré e ti crea già un Delabré, quindi ti piace proprio vincere facile qua, perché hai già praticamente la sezione Delabré fatta. Perché lo abbiamo voluto questo stencil? Perché in realtà non è così facile creare su un muro un'omogeneità, giusto? Che sembri proprio un muro effetto Delabré. Senti, ma visto che tu sei l'artista in questo senso, glielo volevi spiegare che cos'è un muro Delabré? Un muro Delabré è un muro con una texture che viene appunto, nel nostro caso, viene fatta in sovrapposizione con una pasta materica utilizzando uno stencil dove però lo stencil non viene diciamo realizzato per intero, viene realizzato solo a pezzi. La cosa un po' difficile quando si fa il Delabré, ho notato, è che si ha la tendenza di stendere questa pasta materica per blocchi e quindi vengono fuori un po' i francobolli, un po' pampola. Invece il bello esatto, queste macchie, invece il bello del Delabré è proprio di far fondere più texture contemporaneamente, perché se dobbiamo pensare a un muro vecchio chiaramente non è mai molto uniforme. È scostato, ha una cosa in esterno, una cosa in interno. E da qui, questo è perfetto. Esatto, è partito lo studio del Delabré, perché non tutti siamo artisti nati, non tutti siamo capaci a effettuare questa tecnica in modo perfetto e questo stencil ci aiuta moltissimo. Perché Delabré ce lo dice già la parola stessa, usurato, quindi il fatto di utilizzare uno stencil che già di per sé non nasce come stencil integro ci aiuta tantissimo nella realizzazione. Questo stencil, ricordate sempre, ha un dritto e un rovescio, che potete vedere qui, e ha uno scalinetto. Questo scalinetto che sentite col dito, meglio se quando usate la pasta materica lo mettete sotto. Qui c'è anche una asolina che vi aiuta a tirarlo su e mi raccomando fissatelo sempre con del nastro carta. Io ho messo un pezzettino qui e un pezzettino qua. Io inizio, però poi lo lascio fare a Ale perché questo è il suo lavoro. Allora, io qua mi prendo sempre la Marisa perché mi aiuta moltissimo e non si spreca mai prodotto, però utilizziamo anche la spatola Cenerentola perché ti rilascia una percentuale di prodotto un po' maggiore ed è una figata. Ragazzi, ricordate sempre, meglio se utilizzando questo tipo di spatole, questo tipo di stencil, andate ovviamente sì a ripassare, ma sempre da un verso l'altro, nel senso che se poi voi vi mettete a fare questo lavoro di così, di in giù, in su, di lato, andate a far finire il prodotto un pelino sotto la mascherina. Per essere veramente precisi è meglio, diciamo, seguire sempre, no, lo stesso verso. Poi certo, se dovete fare questo per chiudere un buchino si fa. Ora Ale, vai avanti tu, hai voglia? Certo, ho finito di applicare lo stucco, la Materic Cream, non su tutto lo stencil, prendo dalla linguetta, lo alzo, guardiamo come è venuto. A questo punto riposiziono la mascherina, non in maniera consecutiva, lascio un po' di spazio, vado a fare un'altra passata con la Materic Cream, poi dopo lo risciacquo in modo da avere sempre una mascherina pulita e continuo sugli altri due pannelli. Mi raccomando, quando fate questo stencil, ma in generale quando volete fare un Delabré, caricate sempre la spatola di Materic Cream, non lasciatela mai troppo scarica perché il rischio è di dover ripassare troppe volte e insistere con la spatola, in questo modo si formano dei grumi che sono antiestetici, invece in questa maniera, vedete, rimane tutto perfettamente liscio. Ale, abbiamo deciso di stendere sui nostri pannelli che hanno lo stencil Delabré Royal Green. Eri in dubbio Royal Green o Brocante? Come mai? Perché abbiamo visto che stanno bene tutti e due, però Royal Green dà un effetto ancora un po' più particolare. Poi ovviamente a casa il consiglio è quello di avere tutti i colori della Magic Paint e provarli tutti, giusto? Beh, qua sì, oggi diciamo facciamo che vedere un colore che sta molto bene con entrambe le patine ossidanti. Con queste patine ossidanti è molto importante il colore di fondo perché se sono più chiare o più scure possono ovviamente alleggerire o diciamo rendere più profonda e importante la patina e la possono anche tonalizzare, quindi il colore che scegliamo sotto non è per niente banale, no. Assolutamente. Ovviamente lo stendiamo puro e andiamo un po' anche a ruotare il pennello in modo che il colore entri bene dove c'è lo stencil materico. Una mano basta, Sì. Bon, quindi diamo una bella mano col foam, velocizziamo l'asciugatura e poi è ora di iniziare a divertirsi con le patine. Anche all'ora e cannella vanno sempre girate molto bene, ma del resto tutti i prodotti Magic Paint sono prodotti molto performanti, ma sapete che noi amiamo lavorare con prodotti di qualità senza per forza vendervi delle basi. Quindi la cosa importante è che voi dovete capire che all'interno ci sono sempre recipienti molto aggrappanti, quindi devono sempre essere miscelati al 100%. Facciamo vedere anche che è abbastanza liquidino sì, questo prodotto. una cosa molto importante sono delle patine
bellissime, che tonalizzano, che creano delle Bellissime, bellissime basi, mamma mia. ma sono completamente liquide, quindi in realtà coprono veramente una percentuale molto elevata. Non voglio dirvi una percentuale fissa, perché ovviamente cambia molto in base al fatto che c'è il supporto liscio, c'è il supporto rugoso, c'è il supporto materico, beve di più, beve di meno, è un muro, è un mobile, quindi non si può dare, come si fa di solito sui prodotti, no? Diciamo da scaffale, una tiratura per il barattolo, però sicuramente secondo me almeno un 4, un 5, 6 metri quadri con una mano lo fai tranquillamente, anche di più. Mi sento di dirvi che per un mobile un barattolo avanza. Ora, io uso il King, Ale usa l'Elizabeth, così vedete anche diverse stesure con diversi pennelli, io il King lo adoro fortemente. Se sentite un leggero profumo di alcol è perché questa patina non è all'acqua ma è a base alcolica. L'ho creata apposta in base alcolica perché deve essere completamente bloccata e sigillata con qualsiasi protettivo Magic Paint. Non avrei potuto farlo se fosse stato un prodotto all'acqua perché si sarebbe mosso sotto il protettivo. Invece il fatto che sia un prodotto leggermente a base alcolica vi dà ovviamente modo di utilizzarlo in tantissimi metodi e attivarlo con l'alcol, ma soprattutto di stabilizzarlo con qualsiasi tipo di protettivo. Brava, asciuga. Ok. Ma Io qui però, Ale, vorrei stendere 2 mani. Anche perché questo pannello mio sarà solo cannella, il pannello tuo sarà solo alloro. Ci sarà poi l'altro pannello invece che è un po' misto. Questo mix lo faccio fare ad Ale. parto in realtà con cannella. Andrò a miscelarli non nel senso che vado a mischiarli uno con l'altro, ma nel senso che sulla stessa tavola andrò a usare tutti e due i colori. Quindi in questo caso vado con cannella, stenderlo in maniera così incrociata, un po' raffazzonata come ci insegna già Elisa con Merlino, Alla CDC. e vado a riempire più o meno metà pannello. Poi deve essere una cosa molto naturale anche, no? Perché se ci pensiamo in natura niente è uguale, niente è simmetrico. E niente è perfetto, per quello che è perfetto per noi. Vado a creare delle isole così e poi vado a riempire quindi le parti mancanti e vado anche un po' a sovrappormi su quelle precedenti. Se per caso mi cade qualche gocciolina così, È non fico. capita nulla, voglio dire, anzi ci piace anche. Mhm. Posso in realtà spruzzare la stessa gocciolina anche sul colore precedente. Intensifichiamo. Esatto, avendo un'altra intensità. Guardate che bello questo processo, perché essendo comunque la stessa base alcolica inizia già a lavorarsela. Spettacolo. Un consiglio, se volete far fondere ancora meglio questi due colori, prendete semplicemente un pezzettino di molly, la tagliate, un pochino di uno dei due colori, lo mettete sulla spugna direttamente con il pennello e andate semplicemente a tamponare un po' nel punto di giunzione tra i due colori. In questo modo in fase di asciugatura vedrete un lavoro più omogeneo, ma ancora di più nel momento in cui andremo ad attivare La patina. Sì. sicuramente si fonderanno e si ingloberanno meglio uno con l'altro. Esatto, è molto bello perché a un certo punto si forma poi questo terzo colore che non è più né alloro né cannella ed è ancora più fico. Poi è molto personale e molto gestuale, quindi inutile fissarsi, noi diamo tutti... No, questo è un suggerimento. Esatto, diamo tutti i mezzi e poi dopo loro fanno cosa vogliono. L'importante è che prima del prossimo passaggio sia bella asciutta. Perfetto, facciamo asciugare? Facciamo asciugare. Andiamo a farci un caffè. Qua dentro cosa abbiamo messo? Alcol, 99 gradi. Nessuna pozione segreta, quindi non devono comprarlo da me, anche perché io non lo vendo l'alcol, mica vado a vendere... Potresti venderlo però. Cosa vendiamo? Gli acidi eschimesi? Sì. Allora, quindi alcol 99 gradi, quello che usate tranquillamente per pulire i vetri, per dirvi. Io l'ho messo in questo spruzzino, che è uno spruzzino che si può anche usare per i capelli, per quello che volete voi, per le piante. Mi piace questo spruzzino perché ha la valvolina che possiamo regolare ed è bello perché possiamo fare una vaporizzatura o delle goccioline. Perché è importante poter avere l'alternativa di fare anche una vaporizzatura? Perché così possiamo ottenere degli effetti diversi. E su muro? Su muro anche, diciamo, forse in questo caso è più consigliabile un effetto nebulizzato se non volete le gocciolature, e se invece volete più le gocce girate l'ugello dalla parte della... Che schizzi un po' di più, che ci sta la goccia. Sì. Quindi in realtà io preferisco non utilizzare vaporizzatori, in questo caso vaporizzatori che vaporizza e non puoi gestirlo, ma un qualche cosa che tu a tuo modo lo gestisci, ok? Poi ripeto, è alcol qua dentro, quindi lo spruzzino lo potete usare anche per lavare semplicemente i vetri. Io testo qui, quindi allargo la valvolina,
e cerco di capire quanto mi piace. A me piace che schizzi abbastanza, ok? Quindi apro ancora un pochino, questo è quello che schizza. Io faccio la mia tavola e tu ti fai la tua. Ok. Poi però fai anche quella mista. Va bene. E l'hai iniziata tu, te la finisci tu, ok? Non c'è un giusto e uno sbagliato, sai che diciamo sempre, ma che cosa è giusto? Non c'è un giusto e uno sbagliato, questa è una patina che reagisce alle gocce di alcol. Quello che mi hai detto stamattina è molto carino, molto importante. Di la storia dell'alcol. La base apre e chiude. Ah, che simile scioglie simile? Esatto, spiegagliela. Ah, no, semplicemente stavo dicendo che in un fuori onda, però ovviamente adesso questo andrà in onda, che essendo sia l'oro che cannella un prodotto a base alcolica, ovviamente quello che farà reagire questo prodotto sarà l'alcol, perché chimicamente simile scioglie simile. Quindi non usate acetone, non usate altri solventi, usate l'alcol. E con l'acqua non funziona, quindi motivo per cui abbiamo deciso di fare questa patina all'alcol per far sì che si possa proteggere con tutti i prodotti Magic Paint, ok? Quindi con tutti i protettivi e le cere. Ora, io lo spruzzo come mi piace, poi lei fa come vuole. Di qua, vado. Molto attenti, perché comunque, in base a come cadono le gocce, in qualche istante si aprirà in modo differente. Facciamo anche un pochettino più, vedete qua ci sono gocce più grosse, bisogna cercare di lasciare la luce libera e far sì che la patina si apra. Qua vedete delle gocce, inizia a lavorare, vedete? Se volete anche mettere proprio alcune gocce più grosse, vedrete che in quei punti inizierà ad aprirsi ancora di più. In questo caso, se voi notate qua, ci sono proprio le goccioline che iniziano ad aprire la patina e crearla differente. Bisogna aspettare solo un po' di tempo che si attivi. Che ne dici se mentre lei lavora noi facciamo vedere anche la tua? Direi di sì. Così nel frattempo noi siamo qua e loro possono registrare sia la mia che la tua. Ovviamente il metodo in cui uso l'alcol io sarà differente dal suo perché abbiamo 2 mani diverse, quindi magari verrà diverso. Volutamente lo facciamo diverso. Guarda, io lascio la stessa apertura che hai dato tu, Ok. semplicemente lo vado a stendere, lo vado a spruzzare in maniera abbondante, un po' più omogenea, quindi non ci sarà un discorso di gocciolature mirate, quello che viene viene. Che bello però il colore che sta così, uscendo, ma no, guarda, è guardate già qua come bellissimo. si apre, bellissimo. Quindi qua ce n'è più di quello che hai messo tu, fa Sì. proprio più pozza Sì. questo, però è più omogeneo. E lasciamo. Vedete che sta facendo già un effetto tartarugoso? Mettendone di più ovviamente agisce anche di più, Poi ovviamente si fermerà un pochino di più Certo. all'interno dello stencil. dove c'era anche soprattutto più patina. E in questo caso, poi lo vedremo ad asciugatura completa, anche la stesura dell'alloro che è stata Definisce. data diciamo più omogenea darà un effetto diverso rispetto a cannella che è stata Esatto. stesa in maniera più Aggiungi di disomogenea. qua, vedete quanto tempo ci mette comunque a fare effetto se ne metti poca, se ne metti tanta vedi quanto è. Vai, lavora sulla mia, aggiungine pure. Ovviamente le macchie fatte prima, questi goccioloni, rimangono, non è che se ne vanno, perché tutto ciò che avete creato resta lì. Ok? Quindi non è che queste gocciolone qua adesso se ne vanno via, no, semplicemente iniziano a lavorare su tempi differenti. Chiaro è che ora andare a usare il phon per andare a velocizzare è un problema, perché con tutta questa quantità di liquido si rischia poi dopo di modificare le gocce, modificare la patina, perché comunque farebbe effetto acquarello. Bisogna avere un po' di tempo, dare un po' di tempo, ovviamente l'alcol evapora velocemente, quindi non ci mettiamo troppo tempo. Se vi dà fastidio l'odore dell'alcol, aprite le finestre, ci possiamo fare niente. Questa patina funziona solo con l'alcol. Perfetto. Questo è l'effetto che abbiamo ottenuto con una prima passata di alcol ed è asciutto. Adesso andiamo a darne una seconda in modo che lui continui ad andare a lavorare, a scavare un po' di più e a creare una texture ancora più interessante, però volendo potreste già anche lasciarlo così. Noi adesso vi facciamo volutamente vedere un passaggio in più in modo da lasciarvi più opzioni possibili. Vado quindi a spruzzare di nuovo l'alcol, però scelgo questa volta di non spruzzarlo dappertutto. Questa parte che abbiamo fatto prima mi piace come è venuta, quindi la lascio così, continuo a spruzzare un po' intorno. Sempre in maniera abbastanza omogenea, però lasciando delle parti scariche. A questo punto lascio di nuovo asciugare. Che bello! Cosa dici? Bellissimo! Il Ho verde lasciato mi piace delle tantissimo, parti. brava. Io sono La ancora vista. un po' più umida perché abbiamo messo parecchie volte alcol e sta iniziando adesso a tirare. Anche io ho dato 2 mani, anche le ho date belle abbondanti e il primo strato, come vedi, ha iniziato a lavorare e creare questi primi goccioloni e queste prime rovinature della patina. Come vi diceva lei prima, cosa molto 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 importante, più mani di diciamo patina stendete, più dovete anticarla se volete far vedere gli strati. Quindi anche io, quando sarà asciutto, spruzzerò un po' di alcol. Mimì!
E cocò. Ovviamente gli effetti ottenuti sono completamente differenti, anche perché lei ci è andata molto più delicatamente. In piemontese as dis doucement. Sì, giusto un cicinin. Un cicinin. Io ci sono andata più pesante e l'ho rimessa molte volte e come potete vedere in alcuni punti trovate queste macchie aranciate, rossastre, perché ho voluto proprio fare appositamente degli accumuli, degli avvallamenti, soprattutto dove ci sono queste gocciolone, e ha corroso di più. Voi vi chiederete come mai ha messo il verde se il verde non si vede? 1, per fare la base. 2, non è che non si vede. Se io continuo e do ancora una spruzzata di alcol e vado ancora a corrodere di più la patina esistente, sicuramente uscirà fuori il verde. Quindi più alcol mettete, più corrodete la patina esistente, più andate a far tirare fuori il colore di base. Vi consiglio, se volete far vedere molto il colore di base, una mano sola. di patina, sì. Ok? Ora, noi li mettiamo da parte, anche perché secondo me si asciugherà bene il legno alla fine e darà ancora di più l'effetto usurato, e Ale vi lavora la terza tavola. Hai spruzzato una seconda volta e non gliel'hai fatto vedere? No. Per lei è venuto fico. Però facciamo vedere un'altra cosa adesso. Sì. Un'aggiuntina. Questo ci Allora, piace già così. Sì, ma a loro discrezione, se volessero far uscire di più il decapè, il delabrè. Sì. Spugnetta abrasiva, questa è una grana 120, già anche un po' usata, quindi abrade poco poco. E vado piano piano con un movimento rotatorio a tirar fuori lo stencil materico. Diciamo che noi siamo state brave prima a non togliere via le punticine, Sì. che a volte crea lo stencil materico. Ci sono servite, perché adesso sono fuori. Esatto. E non insisto tanto perché non voglio che questa cosa qui crei poi confusione e vada a togliere anche la bellezza della patina che c'è sotto. Esatto. Però leggero leggero. Spolverandolo leggermente, vedete che è proprio poco. E ora, poi tra poco andremo anche a proteggere. Sì. E quindi vedremo che cosa si ottiene, perché tutte le volte che noi andiamo a proteggere un colore, una tinta, una superficie, ricordiamoci che il colore si tonalizza, diventa più profondo. Però se lo dovessi fare su un muro, forse non lo proteggerei. Non ce n'è bisogno. Non si lavano i muri. No. Proteggiamo con la cera jasmine. Ma se volessi sempre proteggere buono. col protettivo opaco lucido satinato, posso? Possiamo? Magari facciamo gli altri campioni? No, facciamo la ruggine, dai. La ruggine sì, opaco. Ok, Opaco va perché bene. vince sempre. Gli altri 3 li voglio tutti quanti con la cera. Va benissimo. Vai. Vado. Mi raccomando, prendete sempre bene cera sul pennello, al massimo scaricate un pochino e poi cominciate a stenderla. Vi consiglio qua di stenderla ruotando un po' in modo che entri bene anche nello stencil materico e poi andiamo a tirarla. Certo che è proprio uno spettacolo. Sì, perché ovviamente metti in rilievo tutti gli strati della patina Sì. ed è un effetto molto bello, molto Poi rustico. satura i Sì, colori, è satura il bellissimo. colore, più Mamma profondo. mia. Però anche qua che si inizia a intravedere il colore di fondo, quindi un po' di Royal Green da questa punta, no? di colore più fresco, più azzurrato, è bellissimo. Che meraviglia. Come tutti gli altri, diciamo, le altre superfici protette con cera jasmine, mi raccomando, non andate a massaggiare subito con il panno, si fa il giorno dopo magari, ok? Quindi non abbiate fretta di andare a massaggiare la cera, perché la cera deve finalizzarsi, deve diventare asciutta e dopodiché viene massaggiata. Massaggiandola la indurite, la rinforzate. Io ho già messo qui, Ale, anche il secondo pannello, così lo possiamo far vedere, sempre protetto a cera. È interessante capire come vengono fuori queste sfumature di colore. Per di più, se voi lo toccate in questo momento, sentirete proprio una superficie liscissima, vellutata, molto piacevole. Il risultato di oggi è lui, ma perché siamo stati molto, diciamo, veloci, abbiamo voluto premere molto con i phon, quindi abbiamo asciugato molto. Quando asciugate tantissimo possono venire fuori tantissime sfumature più chiare o più scure. Quando lasciate invece che l'attivatore di ruggine faccia ancora di più il suo lavoro in modo lento, questo è il risultato che ottenete, quindi delle sfumature molto più omogenee. Mentre qui, come potete vedere, abbiamo alternato. Qui abbiamo lasciato di più la ruggine avere il suo effetto naturale con lentezza, e qui invece abbiamo forzato l'asciugatura con il phon. Si vede in alcuni punti la parte rossastra e aranciata, in altre più scura. Quindi non aspettatevi che la ruggine venga sempre uguale, perché non la potete comandare, perché l'attivatore attiva la ruggine e fa realizzare sfumature completamente differenti sempre. Poi dipende anche sempre molto dal supporto che abbiamo. Esatto, questo supporto beve perché sono 3 supporti comunque in multistrato di legno. Se avete un supporto che non beve, sicuramente rimarrà più in superficie l'attivatore e verrà ancora in modo differente. Adesso però li proteggiamo con il protettivo opaco, perché non voglio assolutamente modificare la bellezza di questi pannelli. Certo. Proteggiamo con il protettivo opaco, diluito molto poco.
Tiratelo abbastanza, mi raccomando, e ricordate che se vedete leggermente bianco è perché c'è l'opacizzante, altrimenti non sarebbe un protettivo opaco. E ricordate anche che nel momento in cui si asciuga non è più di questo tono, diciamo, profondo e bagnato, ma diventa molto molto più leggero, simile a come era prima. Lisciamo, perché non si devono vedere le passate del protettivo, e lasciamo asciugare in modo leggero. Anche questo restyling È finito. che non è uno, sono tanti. Siete brave, Bravissimi. Allora, consigliamo una cosa, che a parte i corsi in cui ci sei tu, in cui fai lavorare su pannelli per insegnare tutte queste tecniche, è bene quando si fa un mobile con tutte queste sovrapposizioni di materiali, di patine, di prodotti, ce la si prende con calma. Cioè non è che lo si può fare il sabato mattina e finire sabato sera, perché la ruggine deve avere il suo tempo di reazione. Se andate a sollecitare tanto, ad asciugare, probabilmente sprecate anche del prodotto, perché siete sempre lì che asciugate. Come il pane, se vuoi che spruzzate. lieviti bene, che rimanga soffice. Almeno 3 lievitazioni, 3 lievitazioni. Quindi mi raccomando, tutta sta fretta non dovete averla. Ovviamente ad un corso con Alessandra in cui vi insegna a fare tutte le tecniche per creare anche la ruggine, vedrete su pannello di diversi fini, con diversi materiali, e quindi imparate la tecnica. Io sono molto contenta di questi nuovi prodotti, sono qualcosa di esclusivo che non si è ancora visto nel mondo del restyling. Ovviamente la ruggine c'è già un prodotto simile, ma non c'è nella mia versione, ovvero super aggrappante su tutte le superfici, dove con 2 prodotti hai una cosa completamente arrugginita. Ma prima Emma diceva, e se c'è un tavolo di ferro, cosa devo fare per farlo diventare arrugginito? Usiamo lui, direi, usiamo l'attivatore, lo spruzziamo e lo diventa arrugginisce, arrugginito, direi, e poi lo chiudiamo con la protezione. E magari ci mettiamo anche un bel vetro sopra, cosa ne dici? È per sempre, se ci metti un vetro su un tavolo è per sempre. Quindi mi raccomando, ricordate che i nostri prodotti sono anche diciamo utilizzabili per altri modi, come esattamente la cera si può usare su 1000 superfici, come un attivatore per ruggine come il nostro si può usare anche attivando un qualche cosa già di ferro, non protetto, non sigillato, su cui vogliamo far diventare la superficie arrugginita. Vi salutiamo, i prodotti utilizzati come sempre li trovano anche qua sotto nella capitolazione con il link che vi porta a scoprire il prodotto con le proprie caratteristiche, e ovviamente, 1. I prodotti utilizzati si trovano sul sito www.magicpaint.it. I rivenditori attualizzati li trovano sul sito www.magicpaint.it nella sezione rivenditori suddivisi per regione. Bravissima. E dov'è che non si trova Magic Paint? Su Amazon, l'ho detto anch'io! Ciao, al prossimo restyling. Ciao!